This idea was also explored in a book called Black Athena. I think people should read it, which argues that classical Greek culture is heavily indebted to Afro-Asiatic and Near Eastern roots. So people that are saying that Helen of Troy could not possibly be played by a black woman don't know history. It is so! Dopo che i trailer dell'Odissea e i vari annunci hanno ricevuto un sacco di critiche, Christopher Nolan per la prima volta è intervenuto abbastanza a difesa di un suo film ancor prima che esca. Ma a differenza di quello che qualcuno diceva, Nolan stesso ha difeso le sue scelte come storicamente accurate. Quindi non è vero che non si può commentare l'accuratezza storica del film che uscirà per quello che abbiamo visto dai trailer, perché il regista stesso la sta difendendo. Questo video completa e approfondisce ulteriormente quello di venerdì scorso che già parlava dell'Odissea di Nolan, e vi ringrazio già da qui per averlo apprezzato in tantissimi. Ma adesso possiamo partire per un nuovo viaggio verso i limiti dell'assurdo, altro che il viaggio di Ulisse, dove ne vedremo letteralmente di tutti i colori. Prima di entrare nelle dichiarazioni di Nolan è bene stabilirlo questo contesto storico degli eventi dell'Odissea. Come ho detto nell'altro video, ovviamente è vero che in parte contiene degli elementi mitologici come i ciclopi o le sirene, ma l'Iliade e l'Odissea sono ispirate con altissima probabilità a dei veri eventi storici di cui abbiamo pure delle prove documentali. Quindi è possibile conoscere che cosa sarebbe storicamente più accurato da mettere in scena e che cosa no. Oltre all'Iliade e all'Odissea, la vera esistenza della guerra di Troia viene documentata soprattutto dalle fonti ittite. Gli Ittiti erano un popolo che dominava gran parte dell'Anatolia, che sta nell'attuale Turchia, e anche dove si troverebbe la vera città di Troia. E hanno raggiunto l'apice del loro potere intorno al 1300 a.C., che è pure vicino alla datazione possibile per la guerra di Troia. In più ci hanno lasciato degli archivi con tanti documenti. Vista la vicinanza geografica tra gli Ittiti e la Troade, è probabile che Troia avesse dei contatti con loro. Poteva avere dei commerci, delle alleanze, non è sempre chiarissimo. Forse Troia era addirittura un vassallo degli Ittiti o era direttamente un avamposto ittita. Quello che le fonti ittite ci forniscono per certo sono degli interessanti paralleli con i nomi che si trovano nell'Iliade. In greco Troia veniva chiamata anche Ilion o Ilios, ma sappiamo che probabilmente nell'antichità il nome era pronunciato Wilios. Nei documenti ittiti si parla di una città dell'Anatolia nord-occidentale che è chiamata Truwisa o Wilusa, e questi nomi assomigliano molto a Troia e Wilios e fanno pensare che gli ittiti stessero parlando proprio di questa città, che dunque sarebbe realmente esistente. L'Iliade chiama pure la coalizione che assedia la città Achei o Danai, e i documenti ittiti riportano un popolo chiamato Achiyawa che è molto simile ad Achei. Gli egizi li chiamano Akaivasha e parlano anche di un popolo chiamato Denyen o Dananu che ricorda il nome Danai. I Denyen vengono considerati pure un gruppo dei cosiddetti popoli del mare che erano una confederazione probabilmente proveniente dall'Egeo. Sorprendentemente i documenti ittiti nominano pure un re di Wilusa chiamato Alaksandu che era protetto da un dio chiamato Appaliuna. Alaksandu potrebbe essere il nome greco Alessandro, mentre Appaliuna molto probabilmente è il dio Apollo. E Alessandro è un altro nome dell'eroe troiano Paride, mentre Apollo è proprio il dio protettore di Troia. Per quanto riguarda la datazione degli eventi, questa città di Wilusa appare per la prima volta nei documenti ittiti intorno al 1400 a.C., e in questo momento faceva parte di una confederazione che tentò senza successo di opporsi all'impero ittita, e c'è la possibilità che questa ribellione fosse stata sostenuta dagli Achiyawa, ovvero proprio dagli Achei. Nel 1300 poi la città è stata colpita da un terremoto, e secondo alcune interpretazioni questo potrebbe essere il vero evento storico che poi nel mito è stato trasformato nel cavallo di Troia. Infatti il cavallo di Troia era un simbolo di Poseidone, un dio che è associato ai cavalli ma che era allo stesso tempo il dio dei mari e pure dei terremoti. Dai documenti ittiti più che una sola guerra di Troia, sempre se Wilusa è davvero Troia, sembrano emergere diversi conflitti intermittenti che sono durati per circa 200 anni.
Quindi la collocazione storica per una ipotetica vera guerra di Troia è tra il 1400 e il 1200 a.C. I poemi omerici però sono stati messi per iscritto circa nel 700 a.C., quindi mezzo millennio dopo o anche più. E da qui deriva l'argomento che sta usando qualcuno per commentare l'Odissea di Nolan per dire che già Omero scrive delle cose storicamente inaccurate. In realtà i poemi omerici magari commettono delle imprecisioni perché la memoria di certe cose antiche era andata perduta. Infatti era passato più di mezzo millennio, ma non volevano essere apposta sbagliati. Per esempio nell'Iliade i guerrieri usano i carri solo come dei mezzi di trasporto per raggiungere il campo di battaglia e questa è una cosa molto famosa, poi smontano e combattono a piedi. In realtà proprio gli Ittiti per esempio usavano i carri da guerra in modo diverso, ma evidentemente nel tempo si era persa la conoscenza di queste tattiche, come noi oggi dobbiamo impegnarci molto per ricostruire le tattiche militari di mezzo millennio fa. Ma in tanti altri punti i poemi omerici danno anche delle informazioni storicamente accurate che hanno contribuito pure a delle vere scoperte archeologiche. Comunque in questo video possiamo confrontare le cose che dice Nolan con un periodo che va dal 1400 al 700 a.C., cioè includerò dall'epoca della prima menzione di Wilusa al tempo in cui i poemi omerici sono stati messi per iscritto. Quindi Nolan avrebbe avuto 700 anni di storia a cui ispirarsi, anche se fosse andato 100 anni indietro avanti nessuno si sarebbe lamentato, quindi non si può dire che non gli diamo il beneficio del dubbio. E quindi veniamo alle sue dichiarazioni in cui ha difeso proprio le ormai famose armature del suo film. Troverete sempre chi dice che queste armature sono un dettaglio secondario, però non sembra tanto secondario se Nolan stesso vuole difenderle. E sapete perché non sono un dettaglio secondario neanche per lui? Perché lui sa benissimo di aver deliberatamente tradito in queste scelte qualunque accuratezza storica e anche qualunque ricerca di qualità. E quindi non sono importanti solo come armature in sé, ma come un indizio che rivela molto di più sugli intenti che hanno ispirato il regista. E purtroppo per lui a tantissime persone è bastato guardarle queste armature per incrinare la sua fama di un regista maniacale e sempre accuratissimo. Christopher Nolan ha dichiarato testualmente a proposito dell'armatura di Agamennone che sarebbe quella di plastica in stile Batman. Ci sono pugnali micenei che sono di bronzo annerito. La teoria è che probabilmente potevano annerire il bronzo a quell'epoca. Prendi il bronzo, gli aggiungi più oro e argento e poi usi lo zolfo. Con Agamennone Ellen, la nostra costumista, sta cercando di comunicare quanto lui sia elevato rispetto a tutti gli altri. Lo fai attraverso materiali che sarebbero stati molto costosi. A parte che non sono tanto d'accordo sul fatto che Agamennone sia così estremamente elevato nei poemi omerici rispetto agli altri, la scena stessa in cui Ulisse si inchina a lui nel trailer è l'ennesima scena inventata che non ci starebbe tanto bene con i veri valori della Grecia omerica, però ok, possiamo accettarla come l'ennesima semplificazione per far capire al pubblico che Agamennone è il capo della spedizione militare, anche se si vede che come al solito Nolan ci considera un pubblico di ignoranti. Ma tutta la difesa della scelta dell'armatura è assurda. Infatti vedete a schermo la panoplia o panoplia se lo vogliamo pronunciare come l'originale greco di Dendra, che è un vero reperto di un'armatura che risale proprio al 1400 a.C. E questa è la data in cui abbiamo collocato la più antica menzione storica di Wilusa. Non solo, ma appartiene anche alla cultura micenea che è esattamente quella di Agamennone. Quindi Nolan, invece che farsi spiegare delle cose un po' strane dalla sua costumista, poteva copiare direttamente questa. Non gli piaceva questa? Beh, poteva riprendere le armature dei popoli del mare, o anche questa armatura oplitica proprio del 700 a.C. circa. Non gli piaceva proprio nessuna di queste? Beh, l'Iliade descrive per lui direttamente l'armatura di Agamennone, quindi gli toglieva il pensiero. A schermo vedete il testo originale greco di cui vi sottolineo alcuni passaggi più interessanti. L'armatura è già scintillante, che è l'opposto di brunita e scura, poi ha 42 bande totali. Solo 10 sono smaltate di scuro, 12 invece sono d'oro e 20 di stagno. È decorata con dei serpenti che vanno verso il collo e l'elmo ha 2 corna e 4 borchie, con cresta di crine di cavallo e un pennacchio. È una descrizione precisissima e anche per un'armatura molto particolare e memorabile basta cercare online per trovare dei disegni di questa armatura o delle riproduzioni. Quindi Nolan ha scelto deliberatamente di ignorare tante soluzioni diverse che erano anche molto più interessanti da vedere.
Ma vi dico di più, c'è un artigiano greco che realizza proprio queste armature storicamente accurate basandosi sui testi e sui reperti. Ma va, dirà qualcuno adesso, ti pare che Nolan contatta questo artigiano sconosciuto? Invece pare che lo avesse proprio contattato prima di iniziare il film perché è un artigiano famoso e rispettato nel suo ambito. Sarebbe stato molto rispettoso della cultura greca, no? Far fare le armature proprio a un artigiano greco specializzato. E invece poi lo hanno ghostato felicemente per fare delle armature di plastica, almeno questa è la notizia che ha diffuso l'artigiano stesso. Quindi Nolan è in malafede con queste armature perché sa benissimo quali sono quelle storicamente accurate. E ha addirittura il nome e il cognome di un greco che le produce, mentre ha scelto deliberatamente di darci delle armature di plastica e storicamente inaccurate. Ma andiamo oltre queste armature che comunque sono un segnale interessante che infatti in tanti abbiamo notato. La nave di Ulisse nel film è una nave moderna costruita su delle descrizioni inaccurate delle navi vichinghe non greche. E qualcuno potrebbe dire che ha ripreso la teoria di Felice Vinci che l'Odissea si svolga nel nord Europa. Poi però è venuto a girare in Sicilia, quindi non sembra che abbia le idee tanto chiare, sembra più uno strano mix di culture diverse. Poi per interpretare l'Aedo Demodoco ha scelto il rapper Travis Scott e ha dichiarato: "L'ho scelto perché volevo alludere all'idea che questa storia sia stata tramandata come poesia orale, che è analoga al rap. Qui volendo alla lontana il concetto è anche giusto perché è vero che per alcuni aspetti la performance dei poemi antichi può essere simile al rap. Poi però girano delle voci che canterà direttamente in stile rap e spero che siano false. E comunque la scelta di voler identificare l'antica cultura greca proprio con il rap di Travis Scott, beh, lascia a voi il giudizio. Sempre per gli aspetti musicali, diciamo, Nolan ha chiesto al compositore Ludwig Göransson di non usare l'orchestra per la colonna sonora perché l'orchestra non esisteva a quel tempo. Quindi abbiamo la prova che dove ha voluto Nolan ha prestato attenzione a certi aspetti di accuratezza storica che sono molto più di uno. Göransson comunque ha preso 35 gong e poi però ha usato i sintetizzatori che non penso esistessero comunque nell'antica Grecia. Non ho visto tanti commentare questo punto, però gli stessi gong sono uno strumento tipicamente asiatico e non dell'antica Grecia. Poi in realtà l'orchestra è proprio una parola greca che indicava il luogo dove il coro del teatro danzava e cantava. Quindi Nolan, volendo, poteva usare come colonna sonora anche solo dei cori greci, no? Se voleva essere così fedele. Come hanno detto giustamente in tanti, tutti questi aspetti più estetici o musicali potrebbero anche essere secondari se i personaggi, la caratterizzazione dei personaggi e i valori del testo originale fossero stati rispettati. Invece questi ovviamente fanno saltare del tutto qualunque difesa della presunta accuratezza del progetto di Nolan anche alla lontana. Addirittura i personaggi morti che compaiono nella scena del trailer come coperti di fango di cui ho parlato nell'altro video nell'Odissea non vengono neanche descritti come dei corpi, sono solo delle anime o delle ombre. Ma soprattutto in America c'è chi ha il coraggio di difendere la scelta di casting per Elena di Troia sulle televisioni nazionali. So people that are saying that Helen of Troy could not possibly be played by a black woman don't know history. Non è così importante che Elena di Troia sia un personaggio di fantasia perché nei poemi omerici viene descritta come argiva, cioè proveniente dalla città di Argo e appartenente al popolo miceneo. Non credo ci dovrebbe essere bisogno di dirlo, ma il DNA dei micenei antichi è stato studiato scientificamente e è simile a quello dei greci attuali o degli italiani, e chiaramente non c'entrano niente gli africani subsahariani. Anzi, Omero li nomina di sfuggita agli africani proprio all'inizio dell'Odissea, quindi sa che esistono e che sono una cosa diversa. Li chiama etiopi e li descrive come un popolo distante e separato, i più lontani degli uomini rispetto alla sua civiltà. E ovviamente Nolan, nella sua grande accuratezza, non ha scritturato nessun attore principale greco e nemmeno statunitense di origini greche. Non so se sia effettivamente così, ma le idee di casting potrebbero essere state ispirate proprio da quel libro su Atena che viene nominato in quell'intervento televisivo. Che non c'è gran bisogno di dirlo, è completamente inaccurato dal punto di vista storico e è un libro più che altro di propaganda.
Se anche uno volesse giustificare a tutti i costi Nolan e fosse disposto a accettare dei personaggi con dei tratti estetici diversi, scoprirà che in realtà nel suo film non troveremo neanche molti valori dell'epica greca vera. Perché, come vi accennavo nell'altro video, Nolan si è basato sulla traduzione in inglese del 2017 di Emily Wilson, che è stata criticata perché stravolge il significato del testo greco originale. E ci sono tanti indizi già dai trailer che Nolan seguirà questa direzione. E vi faccio alcuni esempi più specifici della traduzione di Emily Wilson per capire che cosa ci aspetta. Emily Wilson ha tradotto addirittura diversamente il primo famosissimo verso dell'Odissea, scrivendo che Ulisse è un uomo complicato. Questo termine in inglese può avere delle sfumature negative, quasi per farci intuire che potenzialmente è un eroe pieno di difetti. Il vero termine greco, come penso in tanti sapete, è nettamente diverso. Il termine greco polytropos deriva da poli, che significa molti, e da tropos, che è collegato al concetto di volgersi o di dirigersi. In modo abbastanza letterale si potrebbe tradurre come che si volge o che si dirige da molte parti. Nella cultura greca questo aggettivo incarnava diversi concetti, per esempio la versatilità e l'adattabilità, cioè voleva descrivere un ingegno multiforme capace di girare in molte direzioni e di trovare una soluzione a qualsiasi imprevisto. Voleva sottolineare anche la famosissima astuzia di Ulisse e rimanda a un'intelligenza pratica e mutevole capace di adattarsi all'ambiente. Alla fine indica anche l'esperienza di un eroe che ha viaggiato molto e ha affrontato tante peripezie, resistendo alle avversità e trovando il modo di sfuggirne. Il testo non sta intendendo che è un uomo complicato, ma che è un uomo astuto, capace e esperto. E Ulisse era proprio l'eroe per eccellenza che rappresentava i grandi navigatori greci che stavano prendendo potere sul Mediterraneo. E quindi era un simbolo molto positivo del loro ingegno nel senso più tecnico del termine. E visto che sia alla Wilson sia a Nolan piace modernizzare il tutto, comunque Ulisse è passato nella traduzione della Wilson da un grande esperto ingegnere, usando un termine moderno, semplicemente a un uomo complicato. Addirittura l'attrice che interpreta Penelope, che non penso sia la più grande storica del mondo antico e che non è neanche famosa come paladina a difesa dei valori del mondo antico, si è stupita quando ha letto la sceneggiatura per il suo personaggio. Ha dichiarato questo: c'è questa impressione di Penelope che sia quasi l'immagine della modestia, lei è l'immagine della pazienza. Io ho detto: Chris, parlando con Nolan, se non mi sbaglio hai scritto qualcuno che è pieno di furia e sembra che tu implichi che in realtà lei sia al pari di Ulisse. Forse pensava di fare un complimento a Nolan, ma da questa dichiarazione si intuisce che il ruolo di Penelope non sarà fedele all'Odissea greca e anzi sarà stravolto per metterla il più possibile sullo stesso livello di Ulisse. Una cosa che si intuisce anche dal tanto spazio dato a lei nel trailer, quindi sì, giudicare i trailer e quello che c'è dietro un film anche prima che sia uscito già può darci un'idea, poi bisognerà vederlo, infatti sicuramente ci farò un video e lo valuterò meglio quando sarà uscito. Comunque insomma ormai avete capito il punto e penso avete capito anche perché ho fatto questo secondo video sulla storicità rivendicata da Nolan. In realtà già con le armature ha scelto deliberatamente di non attenersi ai tantissimi esempi storici, anzi ha scelto delle armature il più generiche e fantasiose possibile. Poi la nave è vichinga, i gong sono orientali, il cast è quello di una serie TV ambientata nell'America di oggi. E i valori trasmessi saranno sempre quelli di una serie TV ambientata nell'America di oggi. Con 250 milioni di dollari di budget e Christopher Nolan alla regia e tutto il suo team esperto dietro di lui, non possiamo pensare che questo sia successo per caso. A chi poi non vorrebbe che venisse confrontato con la fonte originale, diciamo che il progetto di Nolan viene presentato direttamente come l'Odissea, fin dal titolo invoca l'autorità e l'eredità dell'epopea originale di Omero. Ma in realtà non vuole adattare l'opera originale, ma vuole sostituire i propri valori a quelli dell'opera originale nell'immaginario collettivo del XXI secolo. Per questo non solo penso che serva, ma penso che sia indispensabile valutare oggi, soprattutto nel contesto di oggi, l'accuratezza dei prodotti hollywoodiani rispetto alle vere fonti su cui dicono di basarsi. E spero anche che abbiate apprezzato il video in cui ho voluto darvi tanti argomenti in più rispetto all'altro per avere un quadro completo su questa Odissea di Nolan.
Se volete anche iscrivervi al canale e condividere questo video, per voi è una piccola cosa, ma per me è un grandissimo gesto che contribuisce a rendere possibile l'espressione di voci indipendenti come la mia, che vi parlo di storia solo basandomi sulle vere fonti storiche e portandovi sempre la migliore ricerca che riesco a fare. Ringrazio tutti quelli che vogliono supportarmi e vi aspetto, come sempre, ai prossimi video.